Accetta. Ciao tutti, benvenuti. Welcome everyone. This is what's today? 21 di febbraio 2000 2023. La lezione di inglese e italiano è inclusa. 1923. So we are blessed to have a couple of visitors with us today. Let's start by introducing Eleanor. Would you introduce Marina Martello? Sì. Allora, Marina, she's a genealogist, a professional genealogist. She's from Palermo, but she lives in Trento. And I will translate her. I met her in my master. As you know, I'm attending a little master, a course at the university. I don't know how to call it, about the tourism of roots. So she was the guest of that lesson dedicated to genealogy. So she explained to the students, and I was one of them, how genealogy works and their experience. Ciao, chi è entrato? Giovanna. Giovanna. Giovanna, ciao. Buonasera. Buonasera. Salve. Ci conosciamo dal vivo. Adesso diamo il benvenuto anche alla signora Giovanna. E quindi stasera io tradurrò un po' in italiano, un po' in inglese e magari dedichiamo la prima mezz'oretta a Marina e poi passiamo all'altro ospite di stasera che è la signora Giovanna. Ci racconterà anche lei tante piccole cose interessanti. Piacere, io sono Eleonora, sono una guida turistica e stavo introducendo la signora Marina, che è una genealogista che ho messo in comunicazione, in contatto con il nostro gruppo, perché noi ci dedichiamo tanto alla genealogia. Questa è tutta una grande famiglia di italo-americani. La maggior parte di loro hanno già fatto tante ricerche genealogiche. Ad esempio Jim Beckman, lui è il nostro albero madre, noi lo chiamiamo così perché soltanto nel suo albero genealogico lui ha 40.000 persone. È andato indietro fino al 1700. Sì, davvero ha fatto lavoro in 30 anni. È arrivato fino ad Adamo. Nick è il nostro genealogista, il nostro moderatore, il nostro responsabile e insieme a me abbiamo messo su tutto questo gruppo grazie al progetto del gemellaggio che stiamo portando avanti tra Carlentini e Omaha. Infatti la stragrande maggioranza di loro abita ad Omaha, però molti di loro sono anche in Florida, in Texas, Nick ad esempio in Texas, e stasera ci sono tante persone nuove. E quindi do la parola a Marina, mi raccomando fermati così io posso tradurre in inglese. I know you understood nothing, but whatever I said is not helpful now, is useless. Okay, let's keep going. That's fine. I got a good sense that you were sort of introducing our group to our guests, which we really appreciate. Exactly. I just gave us some, because Giovanna just arrived and Marina already knows a little bit more. So I gave Giovanna an extra introduction in Italian. And then I said, maybe we will dedicate the first 20 minutes, half an hour to Marina. And then we will go to Giovanna because I'm sure she has a lot of things to share with us. Jim ti chiede, Marina, se tu hai per caso parenti a Carlentini. Il mio albero genealogico. Before we move on to Marina, can I just ask Joseph Gregory to introduce himself, please? Ciao, Joseph. Ciao. I'm Joseph, or my father changed the name, so it was Santo Giuseppe di Gregorio was the original name. And this is my wife, Jeannie. She's Czech. Ciao, Jeannie. And I had asked Sherry Cogner from the American Italian Society. I was looking for somebody who could help me find maybe living relatives. Would be my maternal or paternal grandfather. He
paternal. He was from Pietra Pezzia, and his wife was from Palermo. Her maiden name was Messina. So looking for information to see if we can locate living relatives. I think you are in the right place. Welcome on board, welcome in the family. Allora, Joseph è anche lui un altro ospite nuovo. For those of you who are new to Zoom calls, one of the things that we can do while we are talking is also send chat messages. And if you look at the bottom bar, you will see there are 3 chat messages. Okay. And allora, Nick diceva, visto che ci sono delle persone nuove stasera, se qualcuno ha qualcosa man mano da dire mentre gli altri stanno parlando, se si è nuovi con la Zoom, nella parte in basso, nella barra degli strumenti, c'è l'icona della chat, quindi eventualmente potete anche scrivere se volete fare delle domande, perché noi lo teniamo sott'occhio strada facendo, la guardiamo sempre. E Joseph anche lui è nuovo stasera. Noi ci riuniamo una volta a settimana da 3 anni, quindi abbiamo già fatto tanto lavoro sugli alberi genealogici e anche oltre. Spesso parliamo anche della cultura siciliana in generale, in base al periodo dell'anno in cui siamo. E Joseph è qui perché lui fa parte di questa associazione che si chiama Italian American Heritage Society, American Italian Heritage Society, I'm sorry. E le è stato suggerito di raggiungerci per trovare il suo nonno da siciliano di Pietraperzia, mentre la nonna è di Palermo. Ora vediamo cosa troviamo dopo. Allora, let's go back to Marina and then we have Giovanna and Joseph. So, Marina, please. Buonasera a tutti, io sono Marina Martello, faccio ricerche genealogiche dal lontano 2000. So I've started my my genealogical researches and my job as genealogist in the 2000. Ho iniziato per passione e 5 anni fa l'ho trasformato in una professione. I've started as a passion and 5 years ago I transformed it in my profession. Fare la ricerca genealogica non significa leggere dei registri. Fare la ricerca genealogica significa fare uno studio di ogni situazione, storia familiare per riuscire a ricostruirla al meglio. So for me to start a genealogical research, to do a genealogical research, doesn't mean just to take a look to the registers, but is a way to have access to the entire history of an entire family. Fare la ricerca genealogica di persone che sono emigrate all'estero è diverso di una persona che è sempre stata radicata nello stesso territorio. Sono 2 concetti diversi. Plus, a genealogical researches of a person who has always been in the same place, has never moved, is totally different from a genealogical researches of someone who moved to go somewhere else. Io in un capitolo di un libro che ho scritto sulla genealogia faccio un esempio, che fare la ricerca genealogica di una famiglia che è sempre stata nello stesso luogo è come fare un puzzle da 3000 pezzi. Fare la ricerca... So I always use this metaphor that I wrote in this book that I wrote. In this book, I mentioned that to do a genealogical research of a person who has always been in the same place is like to build a puzzle of 3,000 pieces. Una famiglia che è immigrata all'estero è come fare un puzzle da 1000 pezzi. Quando lo completi trovi un biglietto che ti dice il pezzo mancante, cercalo nello scaffale fra tutte le scatole. So when you have to do a genealogical research of a person who emigrated, it's like to make a puzzle of 1,000 pieces. However, there is a last piece missing
And rather than the last piece, you will find a little ticket with a message where there is written, the last piece, you will find it on the shelf in the middle of all the boxes that you have over there, all the other puzzles. So it's a big deal. È una bella sfida. Sì. So it's a challenge. Sì, perché fare la ricerca in un luogo dove la famiglia è radicata da secoli e ti spinge a cercare sempre nello stesso posto. Ma quando fai una ricerca partendo da Brasile, Stati Uniti, Australia, qualsiasi parte del mondo, e leggiamo Italia, è il pezzo mancante da cercare nello scaffale. So when you have a genealogical research of a family that always been in the same place, it's quite easier. But when you read United States, Brazil, Argentina, and then they come from Italia, Italy is the shelf. So is there where we have to start looking for. La ricerca genealogica non è una scienza esatta. It's not a science, an exact science with proof. Non possiamo dire che fare una ricerca 2 più 2 fa 4, perché nella ricerca genealogica può fare anche 5. In genealogical researches, 2 plus 2 doesn't make 4, sometimes can make 5. She likes metaphors. I like it. Perché quando io inizio una ricerca devo capire la storia della famiglia. Quello che viene trovato nei documenti o che viene raccontato non è sempre coincidente con la realtà. So it's not enough just to take a look to the documents, because what we find in the entire research, what we hear about what people they know, very often doesn't correspond to reality. So it's not the truth. Sicuramente loro che vivono negli Stati Uniti conoscono il regista Nick Vallelonga. So she's asking questions. For sure, you are in the United States and you know the registers called Anik Vallelonga. Are you familiar with that? E lui è... No. You see, you're already teaching us something. Vincitore di Oscar, per questo pensavo che fosse molto famoso. He won an Oscar, an important recognition. E come lo scrivi? Vallelonga? Come lo pronunci? Anik Vallelonga? Sì. Allora, aspetta. Ha fatto un film che ha vinto l'Oscar, ma adesso mi sfugge. Anik, A-N-I-C-K o soltanto K? N-I-C-K dovrebbe essere. Vallelonga. E ha fatto un film. Quel film dove c'è il nero che suona il pianoforte. Perfetto, perfetto. L'ho visto, è bellissimo. Silvana knows this movie. It's about someone who plays the piano. Bravissimo pianista. So he's a movie director. Lui è un regista, quindi, Anik Vallelonga. È venuto in Calabria per un premio e ha scoperto che in realtà i suoi nonni, quando sono arrivati negli Stati Uniti, hanno detto il loro cognome, ma chi lo ha registrato come cognome il luogo di origine, il nome del paese. In realtà lui non si chiama Vallelonga, ha un altro cognome, ma adesso il suo cognome è Vallelonga. Però So come il padrino. Come il padrino. He's a movie director, and he came to Italy, to Calabria, for chance to get a prize, a recognition, and at that point he discovered that his grandparents, when they moved to the United States, who registered them, wrote the place where they came from rather than their name. So he didn't know, and he just figured out that his family name was not the correct one.
and he made a movie about that. Quindi ha fatto un film su questa sua storia autobiografica. No, ha fatto una storia su and un he made a movie suo parente. about one of his se non l'hai visto, Eleonora, se non l'hai visto lo devi vedere perché è bellissimo. No, non l'ho visto. Io non mi ricordo il titolo, però appena li ha detto Valle Longo. Book qualcosa, Book Green, qualcosa del genere. Adesso lo cerco. Green Book. Green Book, ok. Do you have questions for Marina? Sì, io ho una domanda. Allora, ha detto che ha dei parenti a Carlentini, però Martello sono lentinesi. No, lei è palermitana. Mi pare che ho letto nella chat che hai dei parenti a Carlentini. No, non ha parenti a Carlentini. No. Sì. Eleonora, Joseph has questions for. Okay, go ahead, Joseph. I put in a question about what does she think of like Ancestry.com and those programs where you send your DNA in and they give you information. Any comments about that? Like there's 23. I'm asking to Marina, ok. Joseph fa questa domanda per te. Cosa ne pensi tu di queste piattaforme tipo Ancestry.com, che tu fai questi test, glieli mandi e poi loro ti mandano le risposte in base alla tua esperienza? Sono delle piattaforme di cui fidarsi? Sono affidabili? Sono utili? Io sono una scettica. I'm very skeptical, I have to say. Io sono una scettica perché una cosa molto bella degli uomini è che si spostano. Loro fanno una mappatura basata su cosa? Io ho tramandato a mio figlio del DNA e lui scoprirà di avere del DNA, ma in realtà lui è nato a Trento. E questo DNA verrà caricato a Trento, ma io non sono di Trento. È una scienza molto, molto aleatoria dal mio punto di vista ed è un grande modo per fare una barca di soldi. Okay, so I'm skeptical because human beings, we always move. We have always moved. So I gave to my son my DNA, and one day he will discover that he's related to Trento, but he was born in Trento, but he has nothing to do with the Trento. So we move, we change places, and those platforms, they can't be so precise. So that's why I'm very skeptical. Plus, I think that it's a great way to make a big boat of money. Okay. Joseph, if I could offer my opinion, there are two aspects of the DNA story. There is your Nick vuole sottolineare la sua opinione. Ci sono due aspetti della storia del DNA. Your ethnicity on the one hand, and your cousins on the other. So da una parte c'è la tua etnicità, dall'altra parte tutti i tuoi cugini. So the ethnicity part, I think, is kind of still being fine-tuned. It needs a lot of work. La parte dell'etnicità è un po' particolare, bizzarra, ovviamente può essere non precisa. Sì, poi scopri che sei del sud d'Italia, significa tutto, non significa niente. Ti dicono sei nel nord Italia, significa tutto, non significa niente. If they tell you are from southern part of Italy, it means everything and means nothing. If they go like northern part of Italy, it means everything, means nothing, because too many people cross by. But Nick, you were finishing your list of the people that are your DNA cousins or your DNA matches. That is golden. That is wonderful information. Quello che Nick ritiene che sia davvero prezioso come loro sono invece i match che si fanno in questa piattaforma per chi ha il DNA simile al tuo e che vengono caricati nel sistema come cugini, che sono
le persone che certe volte sono ancora vive, e quello è davvero prezioso perché si è davvero connessi e puoi accedere a una parte della famiglia che prima non conoscevi. Io sono scettica. I'm still skeptical, she says. Nick, I would agree with you, Nick, because we were skeptical of the cousin part of it, but as we became more familiar with it and we tested it by using different filters, it was right on the money. Mm-hmm. And I'm like, there has to be something to it because it could not know that well. Mm-hmm. If I filtered on my mother, all of my father's relatives dropped out. Mm-hmm. Same with Steve. So there's something to it, especially if you combine it with the GEDmatch data. Mm-hmm. There's something to Okay, it. so Eleonora and where is Ms. Signorina Martella? I am going to switch gears and go to our other guest because she's been waiting so patiently and she has been honored us with her presence. So I would like to... Marina, Nick vuole passare all'altra ospite. Giovanna, buonasera. Sì, se tu devi andare, è stato un piacere averti con noi stasera e saremo molto contenti di approfondire con te perché avevo ancora tante domande, tipo le difficoltà che ha un genealogista in Italia ad accedere ai registri, nelle chiese, come funziona a Trento. I had just a last little question for her before we go to Giovanna. If she has difficulties to have access to the registers as we do, because the priests, they don't want to share them, and if she has some issue in her everyday life work, hai delle difficoltà nel tuo lavoro di ogni giorno dovuto a magari la non collaborazione dei preti piuttosto che all'accedere ai documenti, alle fonti? In Italia? Sì, è un grosso limite. E per fortuna esiste la piattaforma che penso che usiamo un po' tutti, che è il Family Search. So Però she says, luckily we have Family Search because in Italy it's very hard to get to have access to the documents, to the registers. However, soltanto che ci troviamo davanti alla difficoltà che molti libri religiosi che sono antecedenti allo stato civile, al periodo in cui sono stati costituiti i registri statali, sono in mano alla Chiesa e non sono stati microfilmati. Poi abbiamo dei grossi buchi perché esistono i registri che noi abbiamo accesso, dimmi quando mi devo fermare, i registri che abbiamo accesso noi tramite il Family Search sono le seconde copie dei registri originali. So the main difficulties are mainly two. First of all the registers that we find on Family Search are the one that belongs to the state. So after the unification, but pre-unification, they belong to the church, and very often they don't open them, and they haven't been microfilmed, they haven't been digitalized. And the second difficulty is that some of them, they have been digitalized is like a second copy, and are not the original ones, and there are holes, like as we had a big, we call it the black hole between 1891 and 1899, something like that. So she has the same difficulties in Italy. Ok, Marina. Perché la prima copia viene conservata nei comuni e lì abbiamo tutti i libri. Quando la prima copia è andata distrutta perché l'Italia ha avuto guerre, terremoti, inondazioni, molti problemi, la seconda copia ha sostituito la prima, ma non è negli archivi e noi non abbiamo più la possibilità di consultarla. So the first copy, that is the best one, usually is the one that we find in the city hall. However, in Italy, we have had wars, earthquakes, floods, eruptions. So sometimes that first copy, it has been lost.
and the second copy replaced the first copy, but they are not that accurate, so that's the main difficulty that we have in Italy. Questa I do situazione... one more question for Marina. Sì, vai, Nick. Can she come back when we have more time to really talk at greater length? Yeah, Nick dice se puoi per favore ritornare con noi un'altra volta e vorremmo parlare di nuovo, anche perché io a loro non gliel'ho detto che tu hai accesso a tutti quei piccoli... Do you know when we used to go in family search and there is the little key? Marina has a code to have access to all of them. Oh, wow. That's power. Okay. So I hope that you will join us again. We will be more than happy to take a look and see what's there. Saremo molto felici di riospitarti di nuovo e magari aprire quei documenti che noi non possiamo di solito avere accesso per poter dare un'occhiata. Averne accesso dal centro genealogico, non da casa. Ok. Allora, è un po' diverso. Ho accesso tramite il chat. Magari facciamo il contrario, vediamo quello che ci serve e vediamo cosa in caso tu puoi andare un'occhiata, ovviamente. Poi di questo ne parliamo con Nick. Grazie Marina per essere stata con noi. Thank you for joining us. Vi ringrazio per avermi ospitato, è stato un piacere. Thank you for hosting me, it has been a pleasure. Il nostro piacere. Grazie, alla prossima. Ciao, Ciao Marina. Ciao, ciao. Contessa, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei per esserci stasera, a tarda sera, a tarda ora. Ero molto curiosa di vedere cosa fosse questa storia, ma grazie. Ci racconti un po' di lei? Io la traduco per filo e per segno quello che dice. Ho ben poco Spero da di essere... raccontare. Io mi chiamo Giovanna Modica di San Giovanni, ecco, questo volevo dire che non c'era stato adesso. Mio padre era nato ad Avola, ma la famiglia è di Spaccaforno, si chiamava una volta. Di Ispica. Ispica. Comunque, so my name is Modica di San Giovanni. Poi mia madre invece era Maria Paterno del Toscano e viveva di Catania, e poi il mio padre quando si è sposato con mia madre si è trasferito a Catania. So my family... Già sapete tutto perché ho trovato scritto tutto chi me l'ha mandato? Nick, me l'ha mandato sa tutto Nick, gli altri non sappiamo nulla. Ma lei per caso è parente anche dei Modica di San Giovanni che hanno una bellissima villa in campagna nella zona proprio dell'uscita dell'autostrada di Rosolini? Sì, certo. Ok, io sono stata in quella residenza molto bella e ho visto che la sua famiglia, i suoi antenati, sono andati molto spesso negli Stati Uniti e hanno dedicato un piccolo museo con tanto di biglietti i biglietti proprio della nave, le foto della nave, tutta una serie di altri oggetti legati non sapevo a di questa avere parenti viaggiatori. Sì, è una famiglia storica bellissima. È una grande famiglia. She's part of one of the most important families, and I was asking if she's related to another Modica di San Giovanni who owns a beautiful castle in the middle of the countryside, and they have dedicated a little museum about the history of the family Modica di San Giovanni. And some of them, they left to go to the United States, and there were all the tickets and the pictures of the boats in this little museum. E lei vive a Lentini, quindi? No, io vivo a Catania. Lei vive a Catania? Io ho un'azienda a Lentini dove pare il signor Nick Cimino sia venuto, dove faccio ristorazione per gruppi e spesso vengono persone, c'è un'agenzia che ha tantissimi oriundi, per cui quando vengono da me mi chiedono tante cose e mi parlano delle loro origini siciliane, il che è molto piacevole. Tra l'altro questa azienda era di mia madre, cioè di casa Paternò. Anzi del padre adottivo di mio nonno, perché poi le cose sono sempre molto intrecciate, che era di Carlentini,
che si chiamava Okay, so si chiamava Nino Ferrarotto. Nino. I Carlentini sono famosi per Rotto. Sì, io sono di Carlentini. So quando the eravamo house Casabianca is a big house close to Lentini, where we have a very often guests coming from United States, and those people with Italian origins, very often they come and they talk to me, they ask me questions, and I love to talk with them. And that property belonged to my mom's family, actually belonged to my grandfather's adoptive father. So as you can see, life is always pretty complicated. And this guy, whose name was Nino Ferrarotto, and we still own that property. Eleonora, posso dire una cosa? Certo. Ferrarotto, a Carlentini c'era questa grandissima casa del signor Ferrarotto, nella quale si facevano le feste di carnevale, si ballava, perché era una casa, più che altro era un magazzino, che poi avevano adibito a fare le feste, quindi a Carlentini è famosissimo, si andava sempre a ballare. Ferrarotto in Carlentini is very famous because Lui aveva sposato una Lucrezia Paternò del Toscano, per questo poi adottò, non aveva figli e adottò mio nonno e suo fratello. Per cui era un ricco possidente, tra l'altro generosissimo, perché ha regalato l'ospedale Ferrarotto a Catania, il Santa Marta. Ecco, io ho vissuto per anni là di fronte, abitavo in via Forlanini. Sì. Il Santa Marta di Catania è stato il Vittorio Emanuele, cioè lui era un mecenate della città di Catania e anche della mia famiglia. So actually this guy Nino Ferrarotto in Carlentini was very famous, Silvana was saying, because he owned a big place where they used to storage object stuff, maybe products, and they used to use that place to have parties, above all during the carnival, like in these moments of the Mardi Gras. So all the people in Carlentini, they love to go in that place and have fun and have parties. Negli anni 50, then, non adesso. In the 50s. Era già morto. And then Giovanna was era già morto. Sì, sicuramente avrà lasciato questa at that time my ancestor was already dead, so he left that building to the city, and he was a very generous man, this guy, Nino Ferrarotto, who married Lucrezia Paternò del Toscano, but they didn't have children, so they adopted my mother and her brother, she's saying. And he donated the hospital Ferrarotto in Catania, is very important, the hospital Santa Marta as well. So he was a very rich man who had a lot of properties, and he gave those important gifts to the city of Catania. Bellissimo. E quindi lei ha sempre a che fare con questi americani che vengono, chiedono. Sì, bellissimo. Ma lei, fantastica. Lei ha viaggiato, è stata fuori qualche volta? Io ho anche viaggiato, ma non sono mai stata negli Stati Uniti. I'm asking if she has always traveled, and she said, I've traveled a lot, however, I've never been to the United States. Ma quello che io mi chiedo, che mi affascina sempre, è quando queste persone vanno via, sapendo di non poter più tornare, io credo che portano con sé una malinconia nel cuore infinita. E c'è qualcosa che lei, un odore, un profumo, un ricordo, un posto della sua infanzia, che si porta sempre ovunque lei va e dice prima o poi io là ci ritorno. I'm asking very often those people who were forced to emigrate or just decided to emigrate without knowing if they could come back at one point one day, they left and they had a melancholy in their heart that amplified all the feelings and all the memories and the attachment to the motherland. So I'm asking her if she has a memory, a place about her childhood that she misses every time she goes somewhere else, every time she goes far from there, and if that place is a place in particular where she likes to go back. Io ho sempre vissuto in Sicilia, ho fatto viaggi di piacere, ma mai di espatrio.
Per cui ho visto paesi bellissimi, sono stata in Siria, in Giordania, in Vietnam, in Nepal, cioè sono sempre andata nelle zone orientali, Egitto, più volte in Egitto perché ci vive mia sorella, ma negli Stati Uniti no, a me piace che ci sia molta storia, capisco il desiderio di tutti voi di cercare la storia delle proprie famiglie, perché indubbiamente negli Stati Uniti la storia comincia 200 anni fa e nel resto del mondo da migliaia di anni, come la mia famiglia è venuta in Sicilia con Roberto, chi era? Il conte d'Embrun per il Palermo, e poi Roberto il Guiscardo anche, cioè sono tutte venute con i Normanni nell'anno 1000. Ok, allora, she said, I've traveled all over the world, Jordania, Nepal, mostly on the east, very often to Egypt because my sister lives there. And I've never left Sicily with the idea to live somewhere else abroad. So I've always been in Sicily. So I've always been around the places that I've loved. And I understand your will to go back to the history, to know better the history of your family, because I understand the United States, you have a pretty young history, just 200 years old, while we have thousands years, and I don't blame you, seeing that you want to know more about your origins. Casabianca. Come mai si chiama Casabianca? Perché la contrada Casabianca, non è per gli americani. Ok. Come ci faccio appunto un'altra contrada Casabianca. I'm asking why is the name Casabianca, and she said that that's the name of the area where this place is located. I see a Kudruni right in front. Della mia azienda, grazie, che bella. Those are pictures of my farm, of my enterprise. What kind of wine does she drink? Questa è una bella domanda. Oh, I can see someone that I know. Hi, Robin. Look at that. Questa è la moglie di Nick, giusto di fronte. E questa è la mangiatoia, la stalla. Sono solo stalle. Sì, mia sorella, noi abbiamo fatto lì comunioni, cresime, tutte cose, tutte lì. Quando eravamo piccole, ormai 30 anni fa. Però c'è il cortile interno. Un signore mi chiede di chiederle quale vino lei beve. Quale vino le piace bere? Io offro il nero d'avola perché è il più comune ed è molto buono, a me piace molto. So she offers and she drinks nero d'avola because it's very authentic, is the most common wine and is very good. Queste fotografie sono bellissime. Grazie. Those pictures are beautiful. Thank you. Look at that table. Bellissimo quel tavolo antico. Sono due piedi, no, due tronchi di olivo. Yeah, are two pieces of olive tree that was dead, and they had to cut it, and they just replaced and they reused the tree in another way. Non ci sono mai stata in questa azienda, ci dovrei andare. Signora Iannello, sì. l'aspetto. Verrò con i miei amici. Andiamo insieme, una bella domenica. Sì, certo. Ma io ho saputo, è vero che c'è anche una chiesetta? No, Silvana, she's asking, is that true that there is even a little church? Sono solo stalle e magazzini. In questa stanza qua che lei vede ora fotografata, ho fatto celebrare il matrimonio di mia figlia. Matrimonio civile, però hanno fatto tante messe, per esempio per la Domenica delle Palme. Sono venuti, hanno organizzato i Lions, i Rotary per fare la messa. Io ho saputo che è venuta, se non sbaglio, penso che sia lì, Isabella Balcone a cantare. Chi? Qualche volta. La cantante Isabella Balcone. È venuta da lei a cantare per una messa. Non ho idea, onestamente non lo so, non so chi sia, per cui non
Ho saputo che c'erano dei tedeschi che volevano la cantante lirica. Se lì da lei Ma sì, sono venuti. Io le dirò una cosa, che io faccio venire, quando mi chiedono, dice, puoi fare venire, io chiamo e mi portano il cantante, ma non so, questo nome mi viene nuovo. Le mie donne sarebbero felici di vedersi qua. Questo frigorifero quest'anno me l'hanno rubato, per esempio. Perché? Complimenti. Oh. Quando mai? Quel frigorifero questa è mia figlia, la look at the grande. strawberry salad on the left, and she's her daughter. So she was saying the big, huge room that you saw earlier, she celebrated the wedding of her daughter. Quindi lei è la figlia che si è sposata in quella grande stanza. No, l'altra. It was the other daughter, and they are so happy. Le mie Oh, look at the strawberries, the color. Che bello il colore di quelle fragole. E ora cominciano, no? Cominciano sì. Now Ma Nick, quando è venuto da me? Nick è stato in Sicilia l'anno scorso a maggio, last May. Ah, ecco, perché vedo tutte con le mascherine, perché ovviamente, ma ora basta. Sì, they were still wearing the mask. So questo è un orribile canile che devo fare levare. Lentini in the bottom, I can see the hospital and Carlentini on the top of the hill. Si vede Lentini sotto con l'ospedale e Carlentini sulla cima della collina. Esatto. Che bello! Sono bellissime queste fotografie. Sì, sì, sì. Te le facciamo andare da Nick. Nick, can you send her? Cioè, penso che Nick ha la sua email, perché così l'ha potuto invitare per questo Zoom. Nick, she's asking if you can send her, please, all of those beautiful pictures. I'd be happy to. Sì, sono più che felice di mandargliele. Sono bellissime, grazie. Wow, look at that. And the lake. Il lago, sì, questo lago è bellissimo. Io ho cominciato il mio lavoro perché mi hanno espropriato 30 ettari di azienda, per cui l'azienda è diventata piccola, ma forse più interessante. E questo lago è bellissimo. Ma li hanno espropriati per fare bonifica del lago, perché appartengono... Il lago, per fare il lago, diciamo c'è un problema di gelo, eccetera, per cui il lago era utile per abbassare la SAT. Voi siete venuti allora non con Go Ahead, ma con Rick Steve. Allora, sì, Rick Steve, allora lei conosce il mio collega Giuseppe Lenzo, lui va sempre con Go Ahead. Sì, certo, io comincio con Go Ahead il 14 pomeriggio. Eleonora, would you ask her to explain this artwork that was on the walls? Allora, Nick mi chiede se per favore ci può spiegare quest'opera d'arte che è su questa parete. Diciamo che questi disegni sono stati fatti da un trattorista nel dopoguerra ed è piena, tutta la sala è piena di disegni. Lui amava l'opera dei pupi e soprattutto amava disegnare. Sono tutti fatti col carboncino. Io li ho comunicati. Ma il trattorista è quello che guidava il trattore? Certo, il trattorista è quello che guidava. Allora, e amava l'opera dei pupi e la storia di Roma. E tutta questa sala che è della Bre è piena di tutti questi disegni. Ma che meraviglia! So, there was a guy who used to work in his property, in his in her property, and he was di Aci e Galatea, per esempio. This is the story of Aci e Galatea. I can tell you later about this legend. Ora gliela racconto questa leggenda di Aci e Galatea. And this guy, he was the one who used to drive the truck, and he was in love with the history of Rome, the legends of Sicily, and above all with the puppets, the marionette. This is a little theater. You can recognize the puppets because... questa è la storia di Muzio Scemo. And those drawings, they go back to the 50s. And he loved the drawing. So he was an employee. He was there just to drive the truck, but then he took advantage of those walls that were empty to just give a space to his creativity.
and he left all of those beautiful drawings. Sono bellissimi. La Sono morte di bellissimi. Ma Almonte infatti il problema d'Asta. è che dovrei farli restaurare, ma ci vogliono un bacco di soldi. E non posso restaurare perché la stalla, perché la sovrintendenza una volta mi ha detto lei non li deve cancellare nel modo più assoluto. E contessa, io non lo so. Sono una caratteristica. Mia bella, cugina ha restaurato. Ma dovrei farli restaurare. Io ho una cara cugina che di Palermo adesso, da Palermo vive adesso a Carlentini perché ha sposato mio cugino e lei ha restaurato la grotta del Crocifisso, quella famosa che c'è all'interno del castellaccio dove c'è il Cristo Pantocrator e quegli affreschi, credo che siano XI secolo. E lei è proprio la mastra, diciamo. Se vuole la posso mettere in contatto con lei e privatamente. Sì, e privatamente le dice direttamente lei, senza fare mezzo la sovrintendenza e tutto, perché sarebbe un peccato andarli a perderli nel tempo. No, infatti io devo dire, anzi io li ho rovinati, li ho fumicati con le candele facevano le feste con le candele antizanzare. Ma quelle si possono ripulire, si può togliere la fuliggine, si dovrebbero in effetti restaurare. Ora mettono appunto, allora mettere in contatto. Mi faccia conoscere la sua cugina. Signora Iannello, io la aspetto. Lei mi telefona. Sicuramente verremo. Io sarò un bel felice gruppo di di avere amici. lei quando vuole, a parte Nick Cimino che spero ritorni quest'anno. Contessa, io la chiamerò. Farci visita. Io la chiamerò invece per chiederle se le fa piacere far parte di un circuito proprio di Orundi che stiamo creando con un bellissimo bando che ha fatto il nuovo governo per creare un'offerta turistica che sia mirata alle persone che hanno origini in Sicilia, e tra questi ci sono ristoranti, alberghi, caffè, proprio per indicare loro dove andare all'interno di una piattaforma nazionale. Io sono felice di collaborare. In realtà io faccio solo gruppi, non sono aperta sempre. Io su prenotazione mi chiamano, io organizzo di conseguenza. Sono a casa mia, io sto benissimo. Okay, she says that I'm not open every day. I just work for groups. They reserve, they call me, and then I open. Otherwise, I stay home. Well, where I stay very, very well. That's correct. Volevo chiedere una cosa. Dove è sua casa? A Catania. Vicino al Teatro Massimo. Martedì prossimo ho prenotato le nozze di Figaro. Bella, Figaro qua, Figaro là. No, non è quella, non è quella. Quelle sono allora qual era? Le nozze di Figaro. Non ti andrai per pallone amoroso. Signora Iannelli, Jeremy is looking like on my opera. That's one of my favorites. And Notte di Figaro is one of my favorites. Jeremy è un grande, straordinario chitarrista. Anche lui è un'altra bella stoffa che ci rende, ci rende onore con la sua arte. She lives so close to the theater Massimo. Massimo, sì. Tutti di origine carlentinese. So Eleonora, I'm going to share an image that I emailed her, but I didn't get a response from her. So I think it's her family tree, but I'm not sure. So if you would ask her about this, please. Sì, nel frattempo Nick vuole farle vedere questa immagine riguardo a delle ricerche che lui ha fatto sul suo albero di famiglia. Sì. Aspetta, vediamo se ci leggo. Lo posso allargare con l'iPad, ok. Allora, genitori, Giuseppe Modica, 1900-1960. Giuseppe Modica di San Giovanni. Se c'è Maria Paternò in Toscano era Modica di San Giovanni. You have to add Modica di San Giovanni. It's an entire family name. It's not just a Modica, are 3 words. Va bene, sto scherzando, me ne sto fregando di queste cose. Forget about it, she said. Don't worry. Scherzo, non sono tempi. I'm not offended. And
E quindi... I found this online, it wasn't me, I just happened to l'ha find it. trovato così online? Sì, ma non lo so, guardi. Ma Allora, io devo dire, la prima volta Maria che mi Paternò capita del di vederlo. Toscano, 1906, è ancora vivente sua madre? No, mia madre è morta infatti è molto vecchia questa cosa. Mia madre è morta nell'86. So the mother she died in the... No, aspetta, è morta a 86 anni, quindi faccio il conto lei. È nata davvero nel 1906, è corretta questa data? Sì, mia madre era nata il 2 febbraio 1906 e mio padre il 6 febbraio 1900. E quindi nel 92 è morta. Mia madre è morta nel 92, sì. A 86 anni. So the mother, she died in 1992. E qua parla di 4 figli. Aspetta. Bernardo, perché si chiamano tutti Notarbartolo i figli se il padre è mio marito si chiama Notarbartolo, io mi chiamo Modica, ma sono sposata a Notarbartolo. Ah, lei è sposata a Notarbartolo, ok. Ah, giustamente qua dice sposata con Pietro Notarbartolo. E quindi Bernardo, Maria Clotilde, Eugenia e Nicolò. Maria Clotilde è quella che avete visto nella fotografia. Maria Clotilde is the one that you saw in the picture earlier. Oh, ok. E poi i suoi fratelli sono Antonio, Carla e Giovanna, che è lei. Antonio è morto e Carla vive in Egitto. Antonio passed away and Carla lives in Egypt. E in che città vive dell'Egitto? Al Cairo. Al Cairo? Immagino il matrimonio l'ha portata lì, o il lavoro, o No, il passione. matrimonio, si è sposato con un ragazzo egiziano. She got married with an Egyptian guy. So she moved in Il Cairo. E a lei piace? I'm trying to, okay, so I'm gonna share again. This is her husband's family tree. L'altro, bellissimo. Ok, Pietro Notarbartolo, invece questa è la famiglia di suo marito. Esatto. I genitori, Bernardo Notarbartolo, nato nel 1892 e morto nel 1953, le torna, conviene. Sì, e poi Clotilde Alù, che bel cognome, questo non è siciliano, 1902. Sì, siciliano. La mia suocera, Alù, era di Agrigento. Ah, ok, zona occidentale. Alù is a typical name of the West Coast, she said, because I was saying I've never seen this family name. She said that she was originally from Agrigento. What a nice mix, 1973. Sì. E poi i figli, sposa e figli, sposato a Stena. Io sono la seconda moglie. Quelli sono la prima moglie e i primi figli e gli altri sono i miei. Ok, so he had her husband had a previous wedding with Stena Mazzarella and he had 3 kids, and then she's the second wife, and with her they had 4 kids. E poi ha 3 fratelli, sono tutti 3 maschi, Pietro, Nicolò e Antonio, e suo marito è il grande. Mio marito è il grande, per cui il titolo era suo. So my husband was the first son, so he took the title. Per questo io sono contessa Notarbartolo, perché lui era il conte Notarbartolo. For this reason, contessa, because he's a count. See. Would you ask her, please, how long the farm has been in her husband's family? Da quanti anni la proprietà che Nick ha visitato fa parte del possedimenti di suo marito? No, non era di mio marito, era di mia madre, è mia quella. The farm has belonged to her mom's properties. Oh. The husband, suo marito è dalla era di parte... Palermo, lui aveva delle altre cose a Palermo, queste cose della Sicilia orientale erano mie. My husband is originally from Palermo.
I would be curious to know the names of the previous owners of the farm back to the era when most of our ancestors immigrated in the early 20th century. You went that back? Well, I have this notion that one of my ancestors may have walked out and worked on this farm back in, say, 1900. And so I am curious if she knows the history of the ownership. Ok, quindi lui dice che siccome lui è andato indietro nel suo albero di famiglia, pensa che alcuni dei suoi antenati loro abbiano lavorato in quell'azienda. Quindi si chiede da quanto tempo può essere 1700-1800? Ma certamente. In the 1700, in the 1800, of course, that's probably 1800. Io ora l'atto di divisione di eredità di mio nonno è morto nel 1933, si chiamava Giovanna Palermo. Ma questa azienda era di famiglia dei Ferrarotto, per cui non so da quanti anni fosse. Comunque la costruzione, queste stalle sono del 1827. So, for example, I don't have exactly in this moment in my memory the act of division when we shared the properties, but what I can tell you is that all the stales and the buildings that you saw, they go back to the 1827. Wow. So Contessa Amalia, posso fare una domanda? Ho trovato lo stemma di famiglia, perché a me piacciono molto gli stemmi di famiglia delle famiglie siciliane, soprattutto quando vado al castello di Donna Fugata, dove sono tutte esposte. E ho visto che quello della famiglia di suo marito, la famiglia Notarbartolo, è un leone circondato da 7 stelle. Sono 7 stelle. Guarda caso, 7 come i pianeti. Infatti. Sono i pianeti. E poi c'è la mia, quella di Casa Modica, invece sempre è un leone rampante con un ramo d'olivo. Sì, ma io ho conosciuto una signorina Modica a Carlentini, che aveva una bella... Non erano parenti miei. Ma è Modica di San Giovanni, il cognome I parenti erano appunto a Noto, Ispica, non a Carlentini. Ma può darsi che questa non era di Carlentini, perché veniva ogni tanto in questa casa. Comunque io avevo in tutto questo mia madre e sua sorella sposarono 2 Modica, mia madre Modica di San Giovanni, ma la sorella di mia madre sposò Modica di Carlentini, per cui per questo allora probabilmente se eravate parenti con questa signorina. In her family, una signorina her mom suonava il and pianoforte, mi ricordo. They married both people called Modica di San Giovanni and Modica di Carlentini. Io abito a Modica, quindi bella Modica, bellissima. Sì, qua per esempio ancora sopravvive tanto Modica Scala, ci sono sempre questi nomi doppi. E poi Modica di San Giovanni era anche legata al principe di Nicolasci di Villa Dorata. Infatti là di fronte c'è tutto un bellissimo palazzo. Mia nonna era Modica Nicolasci, perché la mia bisnonna era Nicolasci. Oh, che meraviglia, starei a parlare con lei per ore di tutte queste... Si sposavano sempre tra loro parenti. Non disperdere il patrimonio. Mi piacerebbe avere accesso a delle informazioni in più da usare quando spiego l'aristocrazia siciliana ai miei ospiti. Posso chiedere un'altra cosa? Sì, allora, certo. Quando ci fu l'unità d'Italia, so che i nobili siciliani si schierarono dalla parte dei Borbone e una parte erano con chiamiamola rivoluzione. Sì, ma i Savoia a noi ci hanno rovinato. Esatto, ecco, io questo volevo capire. She's asking, I have a question for you. Perché molto Because now we're going deep inside sì, lo so.
because I was mentioning when we go to Noto over there's a beautiful palazzo that belonged to the Prince Nicolaci, and she said my grandma was Nicolaci. Wow. So all the aristocratical families, all the noble families, they used to marry among them. So Silvana was asking, I would like to know, when we had the unification of Italy, according to what you know, some noble families, they decided to stay with the Bourbons and some of them with the Savoy. And the Contessa said the Savoy the Savoy was the worst thing in the world. Come dico sempre che Garibaldi ni fu Dio, perché her husband always says Garibaldi cheating on us. He didn't have to come. We were so good before. Io lo dico a loro, cioè tutta questa emigrazione nacque proprio da quel momento lì. Perché prima non c'è nessun meridionale emigrava prima. La Sicilia era un paese ricco. Before 1861, nobody from southern Italy used to emigrate because it was a very rich land and there was everything for everybody. And then because of them, everybody sto seguendo i neoborbonici ultimamente, il professore Gennaro De Crescenzo, non so se lei l'ha visto su Facebook, che lui ha portato alla luce tantissimi documenti. Ora ultimamente hanno restaurato il Teatro San Carlo di Napoli e hanno trovato le insegne dei Borboni che furono coperte dai Savoia. E stanno cercando di sostenere questa cosa, di farle vedere, cioè perché non è giusto che vengano coperte delle cose così storiche, perché i Savoia li hanno. In realtà, mentre i Savoia era una monarchia giovane, venivano dalla Sardegna, prima era il regno di Sardegna, poi fu Cavour e Garibaldi, ci vennero a rompere le scatole e invasero. Ma lei l'ha letto il Gattopardo, no? Certo, if you will read the leopard, cambiare tutto per non cambiare nulla. The Savoy family, they were shepherds. They were ignorant, coming from Sardinia, and then they moved to Piemonte, but the nobility that we had in Sicily was totally different. If you will read the leopard, quali sono secondo lei i tratti caratteristici della nobiltà siciliana che ci differenzia come tradizione rispetto alla nobiltà che poi ci è stata imposta dal nord? No, al nord c'erano delle bellissime famiglie, soprattutto intelligenti, perché hanno saputo sfruttare i nomi e hanno creato dei patrimoni. Noi invece siamo rassegnati, ci siamo velocemente rassegnati, abbiamo vissuto di capitale e non coi nomi, dicendo tanto nulla cambia, per cui restiamo dove siamo. Il risultato è che noi siamo diventati poveri, mentre i nobili del nord sono ricchi. Noi ci inventiamo i lavori, veda me che faccio la bettoliera, io mi diverto moltissimo, ma ognuno di noi si dà da fare per fare qualche cosa, però i bei nomi siciliani ce ne sono di importantissimi, soprattutto a Palermo. Diciamo, a Catania no, non c'è nessuno, ma a Palermo Notarbartolo è un ottimo nome, ma ci pensa gli Alliata, i Moncada, cosa c'era ancora? Gli Ardoin, i Salier de la Tour, sono tutti nomi importantissimi perché era la città capitale e quindi ci sono, e ancora le famiglie ci sono. E soprattutto, mentre a Catania hanno venduto i palazzi, a Palermo si sono tenuti i palazzi, o sono stati distrutti dalle bombe durante la guerra, oppure ci vivono. Vede, signoretta Alliata vive a Palazzo Alliata ed è un palazzo del 200. Oppure Palazzo Gangi, oppure Palazzo Federico. Palazzo Mirto, certo. Palazzo Mirto, ci sono ancora queste realtà, mentre noi a Catania, credo, a stento c'è Palazzo Biscari e Palazzo del Toscano, gli altri li hanno venduti tutti. So she's saying the main difference between the nobility in Sicily and the nobility in the north of Italy is that in the north of Italy they have been able to exploit the situation of unification, and through weddings they have increased their properties, they have added richness upon richnesses, they have been smarter, while in the southern part of Italy nowadays our families are poor, not so wealthy like during the past.
we still have some important names. So she was giving a list like Alliata, Moncata, Notar Bartolo as well, but in Palermo, where they still keep their buildings, their palaces that are beautiful. For example, Alliata family, she lives still in the building that goes back to the 13th century. So it's a huge and old aristocracy, very powerful. While in Catania, first of all, they sold their palazzi, so they lost their material richnesses. We have just two still surviving that we can mention, Palazzo Biscari and Palazzo del Toscano. But beside that, all of them, they had to sell everything and they lost their properties. Myself as well, I like to go to work. So we have to find a way to invent and create a new business nowadays. She said we resigned ourselves. Catania è stata distrutta dal terremoto del 1669. Palermo non è mai stata toccata dal IX secolo avanti Cristo, tranne che dalla guerra, per cui ancora ci sono Palazzo Batelli, ci sono tutti questi palazzi del 200 in Palermo has been luckier because since the city has been founded in the 9th century BC, nothing has destroyed the Palermo, just some bombs during the Second World War. While Catania, it has been totally destroyed by the earthquake of the 1693 and then the eruption of the 1699. Anyway, so was dopo il 1693 fu ricostruita Catania, perché ancora infatti fu costruita 1669. Esatto. 1669 è stata c'era il vice re Alcalà che lo gestiva, però diciamo era lo spagnolo, per cui c'era la mano spagnola eccetera, per cui Palazzo Biscari era, ma il resto Catania there was the eruption in 1669 and then the earthquake 1693, so the earthquake really destroyed what else just survived to whatever survived the eruption. So Catania lost a lot of things because of that. Comunque il fatto che il meridione, che la Sicilia è stata un po' abbandonata, è stata una scelta politica. Perché per esempio la famiglia Florio, da quello che ho letto, fu fatta fallire, che aveva fatto degli investimenti e poi le banche non hanno sovvenzionato, mentre al nord le banche sovvenzionavano sempre, al sud no. Vabbè, ma loro li volevano proprio far morire perché avevano... Esatto, perché sanno che i meridionali quando ci mettiamo, che poi il nord l'hanno fatto i meridionali, diciamo la verità, perché con l'emigrazione, se non avessero avuto la manodopera meridionale, dove sarebbero andati? Ma infatti, ci hanno rovinato. E fino ad oggi non è cambiato. They killed us with this unification. We were pretty better before. È la mia guerra privata con il marito di mia figlia che si è sposata a Casabianca, è milanese, professore di storia e soprattutto professore rinascimentino. Lui parla solo di Garibaldi, del suo Dio. That's my little private war at home because me and my husband, we are unification, we support the Bourbons, so we are that side. While my daughter, she married a teacher from Milan who teaches history, and he's all about the unification of Italy, the Risorgimento. So when Italy was created after the unification, so he supports a lot that part of the history, so they fight continuously It's a war, she said. Intanto ci sono degli studiosi che non sono meridionali. I'm sorry, Simone. Lui è proprio milanese, perciò c'è che fare. He's 100% from Milan, so I have to give up. There is nothing to do. Alla cattedra di storia a Cremona, perciò guardi, è una partita persa. So I can't deal with this guy. I cannot even fight anymore. So, Diatriba. Go ahead, Nick.
Can you ask her if there's someone in her family who is the keeper of the family history, who knows the family, especially her, la famiglia Modica di San Giovanni? Allora, Nick chiede, c'è per caso qualcuno nella sua famiglia che è quello che custodisce tutti gli affetti, i ricordi, che è appassionato della storia? Lei parlava di Palazzo Villa Dorata a Noto. Di fronte a Palazzo Villa Dorata ci sono gli altri balconi, blocchi, eccetera. E c'è questo Alessandro Modica, che è un cugino, Alessandro Modica di San Giovanni, che è un cultore della famiglia, ha fatto un piccolo museo. Cioè, se lei io porto sempre lì i miei ospiti. Se lei va a Noto, può benissimo andare da lui. Lui essendo uno giovane, ha aperto un ristorante, sfrutta tutto dal palazzo, i nomi. Sì, ma io vado a mangiare solo da loro, per questo dicevo. Buonissimi. E allora lei glielo saluti tanto, perché un cugino giovane e io sono la cugina vecchia. No, she's saying we have someone, and this guy, his name is Alessandro Modica di San Giovanni. Esatto. Just in front of Palazzo Nicolaci di Villa Dorata in Noto. I don't know if some of you was with me around the city of Noto, but I always go there. He owns a restaurant, and he has collected so many memories, pictures, I have to say, even a lot of bottles of wine and barriques, and he created a little museum inside of this restaurant. He is the one who is the family history keeper. The young cousin, Alessandro. She said, I'm the older cousin, he's the younger cousin. When you would go there, you would say hi. Youth is a state of mind. La giovinezza è uno stato del cuore, non dell'età. Leonore, quando sei a Carlentini andiamo a trovare la contessa. Sarà una promessa fatta. Tanto, grazie a Dio, ora, ora, tanto venerdì vado a Milano, vado dal professore. No. E torno l'11, perché poi dal 14 in poi comincio con i gruppi di americani. Now I'm going to Milan. I'm going to visit the teacher. You know who I'm talking about. And then I will come back because grandchildren. I have 2 grandchildren. Allora, I go there. 2 grandchildren. Oh, so you have to go and be the nonna. And one grandchild I have in Catania. Okay, one grandchild in Catania and 2 in Milan. And then from March 14th, she will be very, very busy because she starts with the Americans. Yes, I love this group. They are all very, very nice. They are happy when they come in my house. I am happy di averli. It's beautiful. So nice. Sicilian soul. Beautiful. Tell her that was really one of the highlights for me, to be so close to Lentini, the land of my ancestors, and then to be treated to such a wonderful meal and hospitality and beautiful location. Grazie. Per me è stato davvero uno dei momenti più belli di tutto il tour. Graziosissimo, io non mi aspettavo questo, signora Iannello, devo dire grazie. Che cosa, è stato un piacere. E tanto grazie a lei che mi ha messo in contatto con Nick. Grazie, veramente. Che cosa. Prego. È stato Nick che me l'ha chiesto proprio fortemente. Di telefonarle. Spero torni in Sicilia, perché avrei proprio piacere di abbracciarla. Grazie a lei per essere stata con noi, ed è la benvenuta tutte le volte che vuole a condividere magari con noi, non so, aneddoti di famiglia. Certe volte rispolveriamo da raccontare, ma mi divertirebbe molto. Tra l'altro mi divertirà se dovessi riuscire a portarmi dietro qualche mia figlia ad assistere a questa ogni tanto noi prendiamo anche delle vecchie lettere
leggiamo passi di libri, a seconda del momento, anche del periodo dell'anno. Oggi dovevamo parlare del carnevale, però sì, va bene così, va anche meglio così. Mi spiace, sì. io distratto. No, assolutamente no. L'anno prossimo, che tanto non c'è, va bene così. Però ecco, ci fa piacere soprattutto le storie delle famiglie. Molti di loro hanno per esempio fatto una bellissima collezione delle foto di famiglia, per esempio Bob Hughes, che io vedo proprio sopra il suo riquadro. Lui ha fatto, la sua mamma fece una ricerca di tutti gli abiti da sposa di tutta la famiglia dalla fine del 1800 fino agli anni 50, quindi si vedono in queste foto come la moda cambiò, piuttosto che le lettere antiche di una volta. Allora rileggiamo questo italiano siculo un po' dal punto di vista della filologia è preziosissimo quelle quando vengono tutti si sforzano di parlare in italiano con il loro italiano, perché siccome io che sono una capra non parlo inglese, loro invece sono bravissimi e si sforzano di parlare. Mia figlia e mio nipote parlano benissimo inglese. Io, infatti, mio nipote mi rimprovera e dice sempre: ma nonna, ma come parli con questi signori? So she says, ci capiamo. Io per esempio, I was telling her next time that she wants to join us, she will be more than welcome. Sometimes we share anecdotes of our families. I was explaining Bob research and the books that you made. We have a lot of examples here, and when we shared the letters, for example, and the language is an old one, and then the Contessa said, well, I have to say that when those groups of Americans with Italian origins, they come, they try to talk to me in an Italian that they know, so they try to have their efforts. Now, my daughter and my granddaughter, they speak perfectly English, so when I try to speak to them in English, I'm a sheep, and my granddaughter goes like, Nana, how do you talk to them? And she reproaches her. Beautiful family. Ma tanto qui io parlo italiano e Nick mi capisce, lui parla inglese e io lo capisco, non so come, ma ci capiamo. Silvana is saying, well, I speak Italian and Nick understands me. He speaks English, I understand him. I don't know how. Everybody understands each other. Questa è la magia che abbiamo creato dopo quasi 3 anni di Sicilia. È il piacere di stare insieme. Le origini ce le abbiamo proprio dentro, la Sicilia è nostra. We have the origins inside. Sicily is ours, she said. That's what helps to get along. Eleanor, could I ask a question? Go ahead, Susan. Okay, on my trip, I'm planning to go to Noto, so I was wondering if she only does like tours, or if, you know, people can just go to see this by themselves, or? Oh, you mean the place that belongs to her cousin? Right. Yeah. It's a restaurant. It's an amazing, excellent restaurant where you can have a lunch, for example. Oh, okay. Can you text it, you know, when you get a chance, or put in the chat so I can include that? Okay, thank you. I can put the name on the chat, of course. Già abbiamo una prenotazione per il ristorante a Noto. Una domanda per me, per favore. Giovane. So I know she does Rick Steves, but does she work with other tour operators? Allora, Contessa, lei lavora con Rick Steves, lui lo sa perché è stato lì da lei, ma lei per caso lavora anche con altri tour operators? Ha detto poco fa Gate One. Go Ahead, sono le 2 agenzie con cui lavoro. Go Ahead. Go Ahead e Rick Steves. Poi ogni tanto saltuariamente mi viene qualche altra cosa, ma i miei gruppi sono solo quelli. Go Ahead and Rick Steves. Actually, my company doesn't go there. So your company doesn't go there, but does she work with any other operators? Anche soltanto con questi 2 lei lavora, non lavora con altri. In realtà solo con questi 2, poi se mi chiama qualcuno accetto altre prenotazioni, però normalmente sono queste, la mia forza sono queste 2
Lei pensi, mi hanno prenotato da ora, dal 14 marzo fino al 14 dicembre, circa un'ottantina. So she's saying my strength are Mi those basta two così, tour non operators. voglio diventare ricca, mi diventa così. They made the reservations already from March 14th till December. I don't want to become rich. It's enough for me like that. Bene. Grazie. Grazie a lei, grazie Grazie mille. di tutto, grazie, spero di vedere. Allora, Nick, l'aspetto. Signora Iannello, lei deve venire sempre a questo Sicuramente, sicuramente ci vedremo. punto. E la signora Eleonora Formica. Con Eleonora. Grazie, sarà un onore venire a trovare, un piacere. Verremo, Un piacere sarà con tutto noi. Eleonora. Mi chiamate, io se ci sono, se no venite a casa mia a Catania. Va bene, con piacere, ci prendiamo un tè. Volentieri, molto volentieri. Grazie. Grazie mille. Grazie a lei. Un gran piacere. Grazie Nick, a Grazie. presto allora. Un abbraccio. Grazie mille, contessa. Grazie a voi, è stato piacevolissimo, grazie. Un tocco di internazionalità dopo le 21. Mi è piaciuto moltissimo, grazie. È la benvenuta tutte le volte che vuole. Noi che La chiediamo. serata deliziosa. Grazie. Anche per noi. Anche per noi abbiamo parlato di altre cose, un po' di verde in più stasera. Sì. Yeah, it was interesting for us as well. Allora, I'm putting in our chat the info about the restaurant. Got it. Thank you. In our messenger chat. So it will stay forever, even when the Zoom is over. Okay, Perfect. good. Thank you. Aspetto le fotografie, Nick. Is there anybody here that's not part of that messenger chat that needs to be added? I think most everybody. Bob? Oh, Bob, you're not, do you Allora, need to be la added? contessa dice aspetto le tue foto. Yeah, I don't know anything about it, so I'm guessing I'm not on it. Okay, well, let me just share my screen and I'll show you what it is. Okay. Yeah, I don't think I'm on it either. I don't think Okay. I'm on it. Let's update it. Ora Okay, la aggiorniamo. Yeah. So this is Before I go, I will caution everyone, you might want to turn your sound down at night, because if they answer from Italy, it will be your phone will go in the middle of the night. Yeah. I'm sorry, I have the same issue here. Yeah. you have to turn your notifications off. Sila dice, mi raccomando, se vi fate aggiungere nella chat, mettete il telefonino silenzioso, perché quando poi vi scrivono dall'Italia vi svegliano la notte. Noi abbiamo lo stesso problema qua. Anche noi. Che quando loro sono the attivi chat. di sera. This is the Facebook chat. And let me see. So if I go to add people and Bob Hughes. Grazie. Grazie a lei Bob infinitamente. Hughes. Che devo fare a Which one is questo you, punto? Bob? Sì, Allora, se How vuole you lei see può a chiudere GTO. direttamente Posso la chiudere? call, Va esci bene. da... Grazie, buonanotte allora. Grazie ancora, buonanotte. Grazie a La voi, vediamo grazie fare allora. Grazie. Sì, con verremo certezza. sicuro. Buon viaggio a Milano, mi raccomando. Grazie. Grazie. Ogni tanto i uomini vanno lasciati perdersi. Non ci vuole. Ogni tanto bisogna fare anche la nonna, no? Maybe I tried this before and I had trouble. Bye. Bye. Buonanotte. I don't see me on there. Bob, Don't is see that you on the you? list. Is that you with this gray emblem saying GTO? Yeah, GTO. Okay, I'm adding you. Okay, good. Now you should be there. And then who else? Nanfito. Yeah. There you are. Yep. Thank you. You're welcome. Who is there? There is Carmelita, Dean, Silvana, Laura, the principal of the vice principal of the school, Charles V. Attilio Lafata, that's Maria Rosa. I don't know if you know her.
She's in Omaha, the mother of Tiziana La Fata. They owned a restaurant. There is Debbie Daniels, Nuccio Belfiore, who is Sherry's cousin, Dana, Anita, Anne Fanciullo, Anna Finocchiaro. So you will see it's us. Mainly, a lot of people were in the tour with me, and then there is Jen Mandolfo, for example, from the school, Kim Matteo. Actually, Kim Matteo sends a big hug to everybody. Her cousin passed away, so she's not here tonight. Okay, so we are switching gears to Carnival. Queste sono le foto che ho mandato io a Nick. Carnevale di Mister Bianco. That's a Carlentini. No, Mister Bianco, Carnevale di Mister Bianco. Ah, ok, that's a Le ho Mr. fatte io Bianco. domenica, sono foto che ho fatto io domenica. Ah, she went there on Sunday. Ma Silvana, tu lo sai che il carnevale più folle negli Stati Uniti è a New Orleans? Beh, certo, sono folle. Ma tu lo sai che fanno a New Orleans? No. Ora te lo faccio raccontare da qualcuno. I was saying to Silvana that the craziest carnival in the United States, according to what I know, maybe I'm wrong, is in New Orleans. Can you tell Silvana what happened during the Mardi Gras? Well, okay, so let's see if we can find Mardi Gras, New Orleans. Mardi Gras in English is Fat Tuesday. And people go out and they eat and they drink and they have lots and lots of fun. Allora, il martedì grasso in inglese e mi ha detto il nome come si dice in inglese, dice la gente beve, si diverte, hanno un sacco di divertimento. Questi sono tutti i carri di New Orleans. Yeah, this is Sono New come i Orleans. nostri. Sono come i nostri. We have parade and vedi che danno queste... And of course at midnight everything ends because Lent begins. Because? Lent. Lent begins. E ovviamente a mezzanotte tutto finisce. Perché is tomorrow. La Quaresima comincia. So what I thought was interesting in comparing what Silvana sent me to what they do in New Orleans. Okay, so in New Orleans, they make what they call floats, which are big parade things. And I thought it was interesting just looking at what they do in Mister Bianco, because each individual is their own float. Allora dice la cosa singolare è che a Mister Bianco ogni persona è un carro singolo. Invece a New Orleans ci sono i carri grandi, invece là ogni persona è un personaggio. Ad Acireale invece è come lì, è come New Orleans. While in Acireale is like in New Orleans, where they have a big Sicilian big carts, like in New Orleans, and there are the characters moving. Actually, it's in Acireale like this, in Sciacca and Termini Merese, and the people on the sidelines look like they're relatively tame too. Where in New Orleans they're just crazy. Yeah, they're all getting drunk. Jim sta notando che la gente nei lati è piuttosto tranquilla, calma, normale. Invece se tu guardi New Orleans, tipo la gente ai lati è pazza. Folle, è tipo tutta folle. Ma poi New Orleans che fanno? In New Orleans, you're on I was waiting for someone who says the spicy stuff. Town in Sicily.
In New Orleans, if you're on a float, by law, you have to be wearing a mask. And that's why you'll see the people in a mask. And I think that started from the people who used to do the parties were called crews with the K. And they wanted people from all different classes to go to everyone's party. And that tradition is, and that's why everyone wore a mask. So you couldn't see if you were a poor person or a wealthy person. But they still wear the mask on the floats. Ah, ok, quindi a New Orleans, se fai parte del corteo, per legge devi indossare una maschera. Era una maniera per unificare tutte le classi sociali in passato che si riconoscevano fra di loro, e infatti si chiama cruise questo corteo, dove tu per farne parte devi comunque essere vestito di qualcosa e soprattutto indossare una maschera. Yeah, they get so many people in New Orleans. It's crazy. So is this in the one, just in the one district in New Orleans? Or? Yeah, they go down Bourbon Street is my understanding. And Bourbon Street is like the main place. And what for all about the bars and the habit to put up the t-shirts and show everything? Yeah. Why nobody mentioned it? This was the funniest part. And that's when they That's how they get their beads. And that's when they throw you the beads when you Yeah. lift the shirt. I haven't understood that this part that you throw the beads. So you have those necklaces, right? Yeah, there are beads. My mom has her Mardi Gras beads, and they used to throw her those at the day center she used to go to, and occasionally I still see them because my nieces and nephew have picked them up since my mom has passed away, and they don't realize it, but it has Mardi Gras right on the beads, so you know. With the words Mardi Gras right on them. Quindi praticamente queste sono le beads, queste perle, queste collane fatte di biglie, e loro li buttano addosso, li buttano alla gente, e quando gliele buttano e le indossano scoprono le tette. Quindi a un certo punto quindi dai balconi, da tutti i lati, questa gente che si scopre dappertutto, quindi vedi tutte, più collane c'hai, più divertente è. Però sta cosa è tipica del martedì grasso e la fanno soltanto lì che si scoprono tutte quante il seno. Well, Eleanor, how did you know about the bead custom? Because my guest told me, Oh, okay. You should be the family, the one who should teach me those kind of things. I'm so innocent. And you didn't. We are recording on my. There are other cities in the U.S. that have Mardi Gras, and the first city in the U.S. was Mobile, Alabama. Really? So they have their own parades and so forth. Parade rider throws beads. So is that French or is that Spanish? Is Mardi Gras French or is that Spanish? Mardi Gras is French. Come mai lo chiamano Mardi Gras? How come that they call it in a French way? Yeah, that's French. Well, that's what down there in New Orleans, it's called the French Quarter, is where all this happens. Dove lì avviene a New Orleans è il quartiere francese, dove tutto Orléans era la città francese, quindi New Orleans per modo di dire. In effetti Orléans, hai ragione. So, quindi la tradizione viene dalla Francia. I'm having issues with my computer, so I'm going to close out
my my browser because I guess I tried to load a video in it. Can you hear me? Yeah. Yes. Okay. Well, the other thing about, okay, New Orleans has a strong French history, as does Mobile, because it was part of the Louisiana Purchase, which the United States purchased a huge territory from the French. Well, and after the French beat the Spanish. Yeah, the history, it's a long convoluted history of that area where the Spanish essentially controlled the Gulf of Mexico and that coastline on America. So the Spanish lost to, I can't remember who it was, in around 1800, and they lost to the French, and then Napoleon. That's when Napoleon conquered the Spanish. And then Napoleon Bonaparte con I francesi che andarono là. And then I think Napoleon couldn't pay off his war debt, so he sold all of the Louisiana Purchase to the U.S. No, stanno parlando di altre cose che qualcuno ha venduto la parte della Louisiana agli Stati Uniti. So the Louisiana Purchase goes all the way from the Gulf of Mexico to Canada and all the way out to the Rocky Mountains. So I think it was like, I don't know, it was like they said $2 or 2 cents an acre or something like that. L'acquisto della Louisiana andò dal Golfo del Messico, tutta una striscia, tutto fino in alto, fino al Canada, fino alle Rocky Mountains, e tipo era 2 centesimi a ettaro, proprio niente. Are we talking about the 1700? Yeah, this is 1803. 1803. It's like so Nebraska was part of the Louisiana Purchase. And this is like, this is all of the Mississippi River is the Mississippi watershed is what this is. So let me understand, that part was French. It was that's because the Spanish lost to Napoleon. Fu Napoleone che allargò il territorio fino a lì, invece poi la parte sinistra è Spagna, faceva parte della Spagna, while the orange part, they were independent, isn't it? Or not yet? This was the United States in 1803. The 13 first countries, isn't it? The 13 colonies. Invece la parte in arancione erano gli Stati Uniti, cioè le 13 nazioni libere che si erano affrancate. So you see where Spain is over there? Yes. Okay. So Spain had that area plus the Louisiana Purchase. So Spain, no, can you repeat again, Jim? They had that was their territory plus the Louisiana Purchase was all of Spain. Was Spain? Yes. Yeah, before it was French, it was owned by the Spanish. Ah, prima che i francesi comprassero, anche la parte della purchase significa acquisto. Quindi l'acquisto della Louisiana fu da parte dei francesi verso gli spagnoli che lo possedevano prima. And what about the Oregon country, Silvana, she's asking as well? That was the British. English. Ah, quelli erano i britannici. While the light blue one? That is all of the territories of the United States that were not states. Yeah, what about Illinois and me? Those were not states at the time in 1803. Those lands were reserved for the Native Americans, and so they were not considered states. Thank you. But they were territories of the United States.
Quelle parti lì invece non erano degli stati, non appartenevano a nessuno, però erano dedicati ai nativi americani che si erano concentrati in quelle zone. Before the French and can everyone hear me? Yes. Before this Louisiana purchase in the 1700s, the French went down the Great Lakes and the Mississippi and claimed that land for France. And then we had the French and Indian War, and that was between France and England. And when France lost that territory, then it was given to Spain. Isn't that right? Part of it? Yeah, I would imagine so. Everything west of the Mississippi. Yeah. So it even goes back further, you know, as I say, before the French and Indian War, which was 1763. Right. And then, you know, you had the Spanish people came up from Mexico, and they ended up through the middle of the United States there. Mm-hmm. And then Louisiana has that nationality, which is Creole, and that's French. And what's the other language or the other nationality? I don't know. And that's part of this Mardi Gras too, this Creole nationality. Is it Native American? No, I think it's black. Right. I think it's African American. It's African American. No, I think she's right. I think there's two different French, Creole and something else. Yeah. Right. Uh-huh. That was a Jeopardy question, but I don't remember the answer. It could be on tonight too. Watch Jeopardy. Yeah. What the heck is the name? It's very fascinating how they don't, I mean, in Europe, we don't study those things, obviously. The history is always studied according to the place where we are. I did not know a lot of this, and YouTube is a good place to learn about a lot of this history. Amazing enough. You know. I have a question before I have to leave. What's the best way to find living relatives? Is it to go to the city and just try and find them and knock on doors? Or do you do preliminary research? Like there's websites that are in Sicilian that are government websites. As tour guide, I will always thank you if you come here as guest and you have already a genealogical research already done. Okay. Otherwise, we have to knock to every single door. Right. Right. And even then, you find people that prima have your dovresti sapere, surname, but you don't prima know dovresti if sapere dove you're related bussare. to them. Giusto, Eleonora? Exactly. It has happened to me. Communicating, you used to have the yellow pages. You used to have places where you could get names and addresses of people. Do they have that still? See, now we have the white pages. The white pages, whatever. I'm sorry. See. The white pages, actually there's a database on ancestry.com for the white pages. Okay. We haven't dedicated even a minute to the genealogical research tonight. Before Joseph goes away, maybe I'm so curious just to open his name on ancestry.com. Yes, so what we do here, Joseph, normally is, and I apologize because we had so many wonderful guests today. There's a lot of great information. I like it. Yeah. But normally what we do is we try to build a family tree for the new people. Oh, okay. And so once we get your family tree back to the people who stayed in Sicily, right, then we start working the family tree down again to okay, find their descendants who stayed in Sicily. And once we get those names, then we can write to the Stato Civile or
you know, maybe there's people that actually know some of these people. Like if we have Facebook groups for Carlentini and Lentini. There's probably Facebook groups for your town as well. So connecting with those folks, but you have to know a little bit of the family history first before you just say, well, my name's Di Gregorio. I like the cat. We have our cat too, Gato. I just lost everything. I was like, well, we can do that next. We can do that next time. Yeah, I mean, we usually only go till 4 o'clock at the very latest, and so that's probably the best thing is to come back next week and we can work on your tree a little more. Yeah, we will start with you right away. If you would email me some of what you know about your family, I can do some work in advance of the meeting and have it ready for you. And you're at Ancestor Puzzles. Is that your? That's the one, yes. Okay. Yeah. Well, thank you, everyone. Grazie mille. Prego. And thank your Hey, wife. Thank you so much. I got one more question for you, Eleonora. Sí. Okay, so when you were here last summer and the mayor was here, you were asking me about relatives over there in Carlentini, and I have finally figured out enough going back and forth and whatever that I am confident that I could probably give you a list of people that you know Silvana may know some of these folks and whatever, you know, to come forward in time to actually figure out who my living cousins are that are still over there. Okay. You know? Yeah. So I'm not sure what. Who are your cousins, Silvana? She's asking. Well, this is again. It's like Russo and the Russos and. You're welcome. See you next week. And Castros are over there all over the place, I think. You know, if you've got people that are in the cemetery, that's a good place to start. Well, you know, that was it. Yeah, there was two. Ma come si chiamano esattamente? Russo come? Russo? Ha detto Russo e Castro. Ma chi sono? Russo, Castro. Yeah, do you there have was some first name? You had one of my mom's uncles was in the cemetery that you had a picture for, and his aunt who died in the Spanish flu 100 years ago. Did you want me to share my screen for the cemetery real quick? Sure. Yeah, if you want to. Okay. So it was like one of them, his name was Giuseppe Castro. Okay, so Cimitero, where are you? Cimitero. And Giuseppe Castro. Yeah. Giuseppe, tab, Castro. Do you know the year of birth or death? It was, I think 18 or 1906, somewhere around there. That was the year of birth? Yeah, it's within a couple of years, plus or minus that. Okay, so I didn't work. I don't know. If you just look up, you know, he's. Well, you had the exact in the year. Can you? You don't want that if you're looking for him. No. Do you? No. I can probably find him this way, just scrolling. 1904. Yeah. 1980. Yeah, him and his sister. So this is this Oh, his that's wife? his wife. Yeah. Yeah. So yeah, the guy on the right there, he looks very similar to his brother, my grandfather. Wow. The family resemblance is there. And so then this guy died in 1988. Yeah. Uh-huh. And you know, to find his children or his grandchildren would be nice. So one of the things that I've done in the past is take a picture like this
and post it on Facebook to the Say di Carlentini Facebook group. And if you want, I'll do that for you, Jim. Sure. I'd appreciate it. Okay. And we'll see what we get from that. Yeah. Let me just download it here. Save image as. Ma i discendenti di questi signori della tomba, come si chiamano? Giovanna, she's asking, do you know the descendants of those people here in the grave? No. That is what I'm asking. Is you know, we found, you know, I've gone back and come forward for the people that are that I know about in Carlentini. La signora qua nella tomba, quando è morta? But I can get you a few names of the people that I know that lived into at least the 1940s and maybe a little bit beyond that we found in the cemetery. You know, as far as reaching out to a Facebook group, la signora è morta nel 57. It works better if you can get somebody that died, you know, within the last. Yeah, because I you know, because Giuseppe's sister died, you know, in the Spanish flu 100 years ago. So there, it's not likely anybody would even know her. Yeah. So yeah, I'll try that for the 1988 guy. Maybe somebody will recognize him. Okay. I'd appreciate that. I get a lot of snarky comments when I post. They say, well, why don't you just contact the Stato Civile? That's the other thing, is you could just write the Stato Civile for that particular individual's name, you know, and give them the details that you have, and say you're looking for living descendants of this person. Okay. So that would be to, yeah. So I have 4 or 5 of those kind of people that I've figured out already. You know. Okay. Ho un amico che si chiama Claudio Castro che ha la mia età, siamo stati a scuola insieme. What'd she say? That she had a friend at school. His name was Castro. Yes. So maybe could be someone related too. Yeah. E invece il signor Castro, che era il falegname, Emilio Castro, chi lo sa? Il signor Castro Emilio prima aveva il falegname nella discesa che c'è per andare verso Parcicannila, poco prima, ed è sposato con la signora Maria Concetta, che aveva il negozio di frutta e verdura in via Roma anni fa. Ma è la cognata di Fabio Fazio. Fabio Fazio è sposato con Antonella. No, Salvo Fazio. Salvo Fazio, la moglie Antonella, il cognato, quindi il marito di sua sorella, si chiama Castro, Emilio Castro. Ma a Carlentini ce ne sono tanti che si chiamano Castro. Alberto ho Castro. anche dei parenti che si chiamano Castro, per cui papà era un falegname, perché forse era una tradizione. Fabio Castro e Alfredo Castro sono i figli. Ne sono tanti. Yeah. Io avevo un collega che si chiama Aurelio Castro. I know personally 2 Castro's families in Carlentini, and Silvana even more. It's a really common name though, isn't it? Castro? Yes, it is. It seems to be, yes. Yeah, there was like 2 or 3 different groups of Castros that came across. And you know, Giuseppe was like one of the last ancestors out of that family that was living the latest. My grandfather passed away in 78. But he was in, you know, they were in America, you know, him and his 2 of his brothers came over, and they were deceased before he was. So, you know,
Okay. Yeah, Jim, if you could send me some of those names of people that you know are buried in the cemetery. You bet. You betcha. Okay. Okay. Yeah. I'll do some posts for you. Okay, Thank guys, you. I keep going with the projects about the things to do. I have 2 important emails to answer and other bunch of stuff to do. So thank you. You bet. Thank you Thank you very for much. Ciao, translating. vi saluto You did a pure io. marvelous job. La prossima settimana non ci vediamo perché io vado al Teatro Massimo a vedere le nozze di Figaro. Next week, Silvana, she's saying I want to be there because I'm gonna be at the Theater Massimo to see Le Nozze di Figaro. That is not a Figaro qua, Figaro là. No, non è quello. Well, my sister studied opera. I have to get better. Okay. We need to get her to come sing to us, sing some opera. Poi vi mando una foto del teatro. Oh, sì, please. She will send us a picture about the theater. Teatro Okay. Massimo is beautiful. Divertiti. Divertiti. Ok, Okay. grazie. Ciao a tutti. Vi faccio sapere quando Buona- sarò a Carlentini, andiamo a trovare la contessa. Tanto dal Sì, sì, 14 sì. marzo in poi lei sarà là. Ci andiamo, dai. Ok. Buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte. ciao. Ciao ciao. Però, Oh, cane. so sweet. Bello, cane. Ciao belli. Ok. Ciao a tutti.